Questa è la storia del più titolato difensore del calcio sudamericano, il primo giocatore a vincere 3 titoli mondiali, ancora prima di Pelé. Questa è la storia del Gran Mariscal, il grande maresciallo. In questo video vi porto a scoprire la vita e le curiosità legate a José Nasazzi, simbolo del calcio in Uruguay, considerato ancora oggi uno dei più forti terzini della storia del calcio mondiale. E vi porterò a scoprirne le origini, le radici, a Esinolario, da dove alla fine dell'Ottocento suo padre scelse di migrare, destinazione Sud America, e dove tutt'oggi Nasazzi è considerato un simbolo, un orgoglio, un eroe popolare. E allora restate insieme a me sino alla fine del video. José Nasazzi nasce il 24 maggio 1901 a Montevideo, Uruguay, figlio di madre basca, Jacinta, e papà italiano di Esinolario, Carlo Mansueto, di professione scalpellino, emigrato alla fine del XIX secolo in cerca di fortuna, come tanti altri connazionali. Nel 1922 viene ingaggiato dal Bellavista, che partecipa al campionato maggiore, e alla squadra del suo quartiere lega l'intera carriera. Solo nel 1933 passa al Nacional per vincere 2 campionati. In 10 anni conquista in America e in Europa tutto ciò che può vincere con la nazionale uruguaiana, con cui accumula numeri da record. Volete sapere quali sono questi primati? Andiamo a scoprirlo insieme. 850 presenze nel campionato uruguaiano, record a oggi imbattuto, 2 ori olimpici nel 1924 e nel 28, la Coppa del Mondo del 1930, tutti da capitano, che fanno di lui il primo a vincere 3 titoli di livello internazionale, prima che ci riuscisse Pelé con 3 Coppe del Mondo. 4 Coppe America, 1923, 24, 26 e 35. José Nasazzi è inoltre il calciatore uruguagio ad avere conseguito il maggior numero di titoli internazionali, 7. Abbiamo scoperto la vita calcistica, la carriera di José Nasazzi. Non resta che approfondire le sue origini. E nonostante in vita ci sia stato un oceano a separarli, la sua vicenda personale è strettamente legata a Esinolario. Prima che io ti ci porti, assicurati di esserti iscritto al canale, lascia un like e magari guarda anche quest'altro video che racconta di un altro personaggio straordinario. Che dire, è arrivato il momento di andare a Esino. Seguimi! Sono a Esinolario, un paese in provincia di Lecco che si trova sul lago di Como, si affaccia sul lago ma a un'altitudine di circa 900 metri. Un comune che ebbe grande risonanza nel 2016 quando ospitò Wikimania, il raduno internazionale di Wikipedia, e che ha sempre avuto nel corso dei secoli una forte spinta migratoria. Pensate, sono più di 200 gli attualmente residenti all'estero. In compagnia di Carlo Maglia, tra i promotori del comitato José Nasazzi il Gran Mariscal, che fu creato nel 2018 in occasione del 50ennale della morte del grande campione, avvenuta il 17 giugno del 1968, e adesso andiamo a fare qualche domanda a Carlo. Una delle cose che facciamo ormai ogni anno è un memorial calcistico giovanile, dove invitiamo squadre anche professionistiche, e l'idea, in accordo anche col Consolato di Milano, è quello di portarlo a un livello un po' più alto, anche internazionale. Quello stiamo seminando, vedremo di raccogliere. C'è un'associazione proprio dei consoli del Sud America. Con grande felicità e orgoglio il console dell'Uruguay ha invitato a questa ricorrenza che lega ancora di più l'Italia all'Uruguay. Se mi permetti, dico una cosa di legame molto stretto, è che a Esino abbiamo oltre 250 iscritti all'AIRE, quindi 4ª generazione, che hanno, diciamo, residenza in Uruguay ma legati ancora al nostro territorio. Veniva soprannominato il Gran Mariscal, questo ovviamente per quanto scritto su tutte le riviste specializzate, perché aveva un carattere forte, era un buono, ma quando c'era da portare avanti la partita, il valore della propria nazione, difendere i propri colori, era veramente il capitano dei capitani, così soprannominato. Qui alle mie spalle vedete una lapide commemorativa che fu collocata qui nei pressi del centro sportivo di Esino nel 2018, in occasione dei 50 anni dalla morte di José Nasazzi.
Ho il piacere di essere qui con Roberto Nasazzi, che pensate è secondo cugino di José Nasazzi, ovvero suo padre, Giuseppe, anche lui di nome come José, era cugino di primo grado di José Nasazzi. Roberto, questa cosa la riempie di orgoglio, insomma, Sì, ci pensi ogni tanto? tantissimo, tantissimo. So che avete avuto ospite 25 anni fa circa la nipote Marta. Sì, Marta, 40 giorni è stata qua. Che ricordo Abbiamo ne avete? parlato un po' di tutto. Era la prima volta che veniva qui a Esino. Sì, perché si sapeva che era, però da aver contatti abbiamo avuto solo con lei. Anzi che una figlia è andata là a Montevideo, così si sono trovati. Suo padre che rapporto aveva con José? Sapeva che c'era, ma non si sono mai visti, mai incontrati. Insomma, c'era solo l'oceano fra loro. Doveva venire qua, avevano avuto un premio a Monte Carlo. L'intenzione era di venire a Esino. È stato richiamato in un altro posto, sempre qua in Italia, con tutta la squadra, e ha dovuto andare a seguire tutta la squadra, e qua non ha potuto venire su. Peccato, si sono sfiorati ma non si sono mai incontrati. Mio papà, i miei, così erano... Invece non è stato possibile, ha detto la prossima volta, e non c'è più stata. Questa che vedete qui dietro di me è la casa nativa di Carlo Mansueto, che era il papà di José Nasazzi, che partì verso l'Uruguay per Montevideo in cerca di fortuna. Beh, partì proprio da questa casa. José Nasazzi per la comunità di Esino significa il valore di una persona che ha lasciato il paese e si è fatta valere nel mondo, arrivando a sollevare per primo la Coppa Rime. Quindi la prima Coppa del Mondo è stata sollevata da un esinese a tutti gli effetti, quindi grande orgoglio. La celebrazione è stata nel 18 ed è stato molto bello, perché quando siamo andati al consolato a Milano, appena abbiamo nominato José Nasazzi, il console ha tirato fuori, a parte che si è illuminato, perché José Nasazzi proprio per l'Uruguay è l'eroe nazionale, no? Lo stadio della capitale è proprio intitolato a lui, e ha tirato fuori i libri che aveva in ufficio con José Nasazzi. È chiaro, per adesso c'è il monumento, strade o piuttosto piazze o parcheggi, ce ne sono da nominare, può darsi che sarà sicuramente oggetto anche lui di attenzione da parte dell'amministrazione. Questa che vedete nelle immagini è una lapide realizzata da un artigiano di Esino Lario, anch'egli di nome Nasazzi, che ufficialmente è già stata ceduta con un atto formale dal comune di Esino allo Stato uruguagio, e che attende soltanto una missione in Uruguay dal comitato José Nasazzi per essere consegnata. José Nasazzi, dopo la carriera sportiva, è un idolo assoluto in patria. Da marmista diventa dirigente di una catena di hotel e casinò di proprietà del governo. Nel 1938 sposa Elena Rago senza avere figli. Muore il 17 giugno 1968 dopo una lunga malattia. In Uruguay viene premiato come sportivo del secolo. Vie, musei e francobolli portano il suo nome. Nello stadio del Bellavista, Montevideo, una targa lo celebra così: José Nasazzi, 1901-1968, capitano dei capitani, campione dei campioni. E questa era la storia di José Nasazzi, il Gran Mariscal, e di quello che significa per la comunità di Esino. Grazie per essere rimasto sino a questo punto del video. Se ti è piaciuto, condividilo magari via WhatsApp o su qualsiasi altra piattaforma con un tuo amico. Lascia magari anche un like. Noi ci vediamo alla prossima!